Buondì, ciao a tutti, siamo online, datemi anche voi come al solito la conferma che non sto parlando da sola. Ben ritrovati a una nuova puntata di Unicorn ID. Oh, mi sto parlando sopra, pardon. Allora, la puntata di oggi è un po' diversa dal solito, ehm, perché è un disclaimer quello che sto facendo, intanto che aspetto che arrivino altre persone. Rispetto alle dirette che ho fatto finora, questa è un po' più personale, ovvero non troverete degli spiegoni su un tema particolare, parliamo di creatività, però è soprattutto tutta una serie di riflessioni che io sto facendo in questi anni e che un po' a livello embrionale avete già letto in qualche mio post. Oggi diciamo gli ho dato una forma, le ho sintetizzate in 40 slide e le vediamo insieme. Fatemi sapere se si sente tutto, se funziona. Io ho fatto il possibile per regolare le luci, ma non ne vengo fuori, questo effetto Barbara d'Urso non lo riesco a togliere, però rispetto all'altra volta almeno si vede che ha un naso. Allora, io direi anche un po' di iniziare. Allora, sapete ormai già tutti chi sono, ma faccio di nuovo un riassuntone. Mi chiamo Laura Lonighi, sono una brand web designer freelance, che nella pratica è disegno identità visive e realizzo siti web per freelance e piccole e medie imprese. Sono docente, amo fare formazione, negli anni ho insegnato in NABA oppure anche a Randstad, oppure ho tenuto speech per il WordCamp Verona, per Veneto Formazione e per SiteGround. E oggi vado un po' oltre, diciamo, perché non sarà una diretta, come vi dicevo, come quella come quelle scorse, ma sarà qualcosa di un po' più personal, ecco. Quindi, che cosa vedremo oggi insieme? Come coltivare la creatività, soprattutto se con la creatività ci lavori tutti i giorni. Come fermare il confronto con gli altri e dare invece voce alla tua personalità. E infine come abbandonare la ricerca ossessiva dell'ispirazione di fronte a un blocco creativo. Allora, disclaimer ve l'ho già fatto, insomma vi ho spiegato che oggi io metto insieme tutta una serie di tentativi che ho fatto e di ragionamenti che ho fatto personali in questi ultimi anni e li butto fuori. Quindi se alla fine della live vi sentirete compresi o sollevati, perché vi direte tra di voi, ah, non sono sola, bene, vuol dire che ho raggiunto l'obiettivo di questa diretta. Se invece alcune delle parole che io dirò vi faranno risuonare dentro di voi un non sono d'accordo, vi invito, vi sprono a chiedervi perché e a trovare le vostre risposte. Perché insomma, quello di oggi è proprio più un dialogo. Ciao Luigi. Quindi vi presento le tre tipe della CIA. Chi sono le tre tipe della CIA? Molto, penso, semplice in realtà. Creatività, ispirazione e autenticità. E adesso le andiamo a vedere un po' insieme, perché prima di addentrarci, diciamo, in tutto il ragionamento che ho fatto, è necessario capire davvero e sul serio che cosa vuol dire creatività, che cosa vuol dire ispirazione e che cosa vuol dire autenticità. Mi state dicendo che non si vede bene il video? Strano perché io lo vedo corretto anche proprio da YouTube, quindi attendo che qualcun altro dica la sua. Intanto continuo. Partiamo dall'ispirazione, quindi dalla ragazza centrale.
buttando lì un po' una provocazione forse, ovvero perché l'ispirazione non sarà mai più la forza che muove i miei passi. Io ho fatto anni nel mio lavoro, diciamo, a pensare che l'ispirazione muovesse la mia creatività, che l'ispirazione mi servisse per forza di cose per potermi definire una persona creativa. Poi, ed è una cosa in realtà di molto, molto recente, che proprio ho scoperto in questi giorni preparando le slide, e io una cosa che faccio sempre all'inizio è dire, va bene, prendiamo queste parole che sono alla portata di tutti, andiamo a vedere sul dizionario cosa vuol dire, e spesso in realtà un termine che tu credi di conoscere dice tutt'altro. Quindi, ispirazione. Che cosa vuol dire ispirazione? Ha vari significati. Il più predominante, diciamo, è l'intervento di uno spirito divino che con azione soprannaturale determina la volontà dell'uomo ad agire o pensare in un determinato modo o rivela alla sua mente delle verità, spesso stimolandolo e guidandolo a esprimerle con la parola o con gli scritti. Operare, scrivere, parlare per ispirazione divina o di Dio, ricevere l'ispirazione dallo Spirito Santo. Tutto questo analogamente, sì vabbè insomma avete capito, nel mondo pagano. E quindi già qua io dico dentro di me, c'è qualcosa che trasa, perché è tutto molto volto all'esterno. Ancora, per estensione, ogni impulso o idea felice che sgorga dall'animo quasi per suggerimento della divinità. Fu un'ispirazione di Dio. Ho avuto l'ispirazione dal cielo. Questa è veramente una buona ispirazione. Fare, dire come per ispirazione con decisione improvvisa, spinti da una forza interiore. Quindi, cioè, solo adesso, alla fine, diciamo, c'è qualcosa che proviene da dentro di noi, perché finora abbiamo visto che l'ispirazione è qualcosa che casca dal cielo, dall'alto, è una forza esterna su cui noi non abbiamo alcun potere. E io la trovo, cioè a me mi ha pigliato malissimo a leggere questa cosa, perché ho detto allora io ho sempre sbagliato ad andare in cerca dell'ispirazione, perché adesso ve lo dico, ma prima finisco. Altro significato, stato di entusiasmo, di eccitazione fantastica in cui l'artista crea la sua opera e il motivo stesso che eccita e feconda la sua fantasia. Scrivere, comporre, dipingere nel fervore dell'ispirazione. Per cominciare il sonetto aspetto che mi venga l'ispirazione. Quindi, altra cosa che mi viene da dire, adesso io non so chi mi stia seguendo, però io sono una designer, molte persone che mi seguono sono dei designer che magari non lavorano nella grafica, nella brand identity, nel web design come me, però magari sono copy o sono interior designer, comunque hanno a che fare con il design, inteso come progettazione. Oltretutto il design, a differenza dell'arte, è un qualcosa che deve essere riproducibile. Quindi di nuovo anche qua, se io guardo a questo significato di ispirazione, ha molto a che fare con l'artista e io non sono un artista, sono un designer. Quindi, ricapitolando, l'ispirazione ha quindi a che fare con un atteggiamento passivo di attesa di un qualcosa che ci colpisca e ci detti la via. Purtroppo, per fortuna, se con la creatività ci lavori, sai bene che non puoi attendere nessuna illuminazione dall'alto, perché se l'illuminazione non arriva, ma tu hai bisogno di fatturare, insomma, il lavoro deve essere finito, ci sono delle scadenze a cui sottostare e insomma non possiamo star qua a aspettare che il raggio di luce ci colpisca. Quindi perché la creatività è un percorso, oltretutto, che scegli di intraprendere giorno dopo giorno, tutti i giorni, quindi non è una cosa che arriva ogni tanto. Se lavori con la creatività, tutti i giorni
devi continuare a lavorare con la creatività. E quindi come si fa? Si fa allenandola, ma poi ci arriviamo. Quindi, perché io preferisco di parlare piuttosto che di ispirazione, di ascolto, o meglio ancora, di atteggiamento volto all'ascolto di sé, quindi di noi stessi. Sei tu che ascoltandoti trovi al tuo interno le risposte alle tue domande. Come? Poi ci arriviamo, vi spiego dopo. Come vedi, rispetto all'ispirazione passiamo già da un atteggiamento passivo e di attesa a un atteggiamento invece che è proattivo, dove noi ci mettiamo in moto a fare qualcosa. E in questo momento è solo ascoltare, aprire bene le orecchie. Altro atteggiamento importante volto all'ascolto, se con la creatività ci lavori o comunque sei un freelance, un designer, un creativo, è l'atteggiamento volto all'ascolto dei propri clienti, dei vostri clienti. Perché spesso per farli felici, i nostri clienti, basterebbe ascoltarli, ma ascoltarli per davvero, ascoltare quelli che sono i loro bisogni, le loro speranze e le loro paure. Anche perché è una cosa che ho imparato con gli anni, anzi mi ha detto un giorno un mio collaboratore proprio, io l'ho vissuta un po' come se mi stesse togliendo le fette di prosciutto dagli occhi. Mi ha detto, i tuoi clienti non si aspettano da te solo che tu gli realizzi un super logo o un sito web super figo, si aspettano che tu sia per loro anche una consulente, soprattutto una consulente, perché 9 volte su 10 purtroppo le persone si sentono, i clienti si sentono disorientati, e magari c'è un professionista che dice una cosa e poi un altro dice l'esatto contrario, non conoscono approfonditamente tutte le dinamiche del digital. Si sentono, e questo capita per esempio a me quando lavoro con la parte di brand strategy, quando quindi devono trovare la vision, la mission, il loro target, e loro sono talmente all'interno di questo processo, che per loro è soprattutto mentale, che hanno una confusione allucinante, non riescono più a essere obiettivi. Quindi tu, in quanto consulente, li devi guardare dall'esterno, devi prendere tutto il casino che hanno all'interno della testa, shakerarlo e sintetizzarlo in un qualcosa in cui alla fine loro siano felici di rispecchiarsi e che li faccia loro esclamare: questo sono proprio io, con le mie luci e con le mie ombre, innegabilmente e profondamente io. Secondo me, se riusciamo a far dire queste cose ai nostri clienti, vinciamo proprio. Passiamo ora alla creatività. Che cosa vuol dire creatività? Quindi, dizionario alla mano. Virtù creativa, capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia. In psicologia, e qua viene il bello secondo me, il termine è stato assunto a indicare un processo di dinamica intellettuale che ha come fattori caratterizzanti particolare sensibilità ai problemi, capacità di produrre idee, originalità nell'ideare, capacità di sintesi e di analisi, capacità di definire e strutturare in modo nuovo le proprie esperienze e conoscenze. Detta in maniera semplice, l'ha detta l'ha detta diverso tempo dopo, un grandissimo che purtroppo se n'è andato troppo presto, che è Steve Jobs, che diceva: la creatività significa semplicemente collegare le cose. Quando chiedi a delle persone creative come hanno fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l'hanno fatto realmente, hanno solo visto qualcosa e dopo un po' tutto gli è sembrato chiaro. Questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in cose nuove. Ora, so che magari per alcuni di voi sembrerà una cosa insormontabile, una cosa difficilissima da fare, ma io penso davvero che la creatività sia un po' come un muscolo, è un qualcosa che va allenato
e noi freelance o comunque chi ha aziende, i lavoratori in generale, siamo sempre abituati a parlare di ehm, produttività, organizzazione, performance, eccetera, eccetera, però di creatività e di quanto ci farebbe bene e farebbe bene alle nostre aziende, nessuno purtroppo parla. Eppure abbiamo un esempio, appunto Steve Jobs, che è abbastanza eclatante perché insomma della creatività ci ha fatto proprio un'azienda che ancora funziona decisamente bene nonostante lui non ci sia più. Infine, autenticità, la terza della CIA. Autenticità di cui si parla un bel po' ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto sui social network. Dal dizionario, l'autenticità è riferito a persona, genuinità, schiettezza, spontaneità. Ho sempre ammirato l'autenticità di quella ragazza. Nelle amicizie cerca l'autenticità, ma è anche, ed è questo secondo me il punto più interessante, che una volta capito si capisce da che parte andare, in che direzione andare, nella filosofia esistenzialista, autenticità dell'esistenza, l'esistenza in cui il singolo ritrova il proprio più profondo se stesso, lontano dal modo d'essere quotidiano, superficiale e impersonale in cui l'uomo vive abitualmente. E secondo me qua c'è già il senso di tutto, di tutta la mia diretta, perché è proprio lo slegarsi dal confronto che ci anima soprattutto sui social network e capire davvero qual è il nostro io più profondo, cioè come vogliamo davvero vivere le nostre vite e l'impatto che vogliamo lasciare nel mondo. Quindi adesso, definito le tre della CIA, creatività, ispirazione e autenticità, come la coltiviamo questa benedetta creatività? Ve l'ho già spiegato un pochino prima, ma mi ripeto, ponetevi in un atteggiamento volto all'ascolto. Piuttosto che attendere un'ispirazione divina, soprattutto se, ripeto, con la creatività ci lavorate, cercate davvero di risultare ricettivi, utilizzate tutti i vostri cinque sensi e quindi chiedetevi che cos'è che vi piace davvero e perché. Al tempo stesso chiedetevi che cosa c'è che non vi piace e come mai e che cosa c'è che vi fa stare bene. Per stimolare la creatività, create un ambiente intorno a voi in cui sentirvi a vostro agio. Io è una cosa a cui non ho mai creduto, cioè proprio la candela accesa, la musica in sottofondo, tutte stupidate secondo me, però in realtà poi mi sono anche ricreduta perché semplicemente la candela accesa non era il mio modo di creare un ambiente a me favorevole, in cui stare bene, perché la candela accesa per me è agitazione perché prende fuoco tutto, no? Perché poi io sono sbadata e quindi ho paura degli incendi. Però, per esempio, io ho scoperto che per me, a me aiuta molto a essere creativa, banalmente, stando al buio. A me il buio, mi aiuta molto. Quindi quando ho tutti quei lavori che richiedono creatività, io abbasso le tapparelle dello studio e accendo una piccola lucina LED che crea questa luce molto soffusa, che cambia molto lentamente, che mi rende, che mi fa sentire proprio a mio agio. Dico poi anche usate tutti i cinque sensi perché magari se siete più, come posso dire, a voi stimola di più il naso, per esempio, potete scegliere di utilizzare delle candele, oppure se magari siete molto uditivi, come la sottoscritta, io qui sotto ho un cane che abbaia 24 ore su 24
E quando ho bisogno di creatività, di essere creativa, diciamo di stimolare la mia creatività, il cane che abbaia me la ammazza la creatività. Ed è per questo che vivo 24 ore su 24 con gli AirPod nelle orecchie. Però, insomma, cercate davvero di ascoltarvi, di capire quello che vi fa stare bene e che può creare un ambiente favorevole per iniziare a stimolare la vostra creatività. Secondo punto, datevi un problema da risolvere. Il problema deve essere piccolo, cioè non immaginate di scalare una montagna, deve essere una cosa piccolina. A volte, se l'idea non arriva, è inutile incaponirsi. Idem se sono ore o giorni che siete sempre su quel lavoro. Non so se vi capita mai, a me a volte capita che magari faccio tutta una giornata a lavorare su un logo e poi non ci capisco più niente, cioè non riesco nemmeno più a essere obiettiva da dire se mi piace oppure no. Perché questo? Perché ci sono su talmente da tanto che ormai la mia creatività è sotto zero e la mia mente sta fumando. Quindi proprio conviene fare altro. Il logo lo si lascia lì in stand-by e si passa a fare qualcos'altro. Proprio perché a volte le idee arrivano facendo altro. Oppure capita che capiterà quindi che poi quando tornate alla scrivania e vi rimettete a guardare il vostro logo, troverete tutta una serie di soluzioni che prima con la mente affaticata non riuscivate a vedere. E vi giuro che a me capita un sacco di volte, ma questo per esempio anche quando faccio codice, dove in realtà di creativo c'è ben poco, però magari devo fare devo fare una funzione di PHP e io non sono una maga di PHP, a volte capita, oppure devo fare del debug, quindi devo trovare l'ago nel pagliaio del codice. A volte si passano delle ore a star lì a leggere il codice e l'errore non lo trovi. Ti alzi, fai un giro per casa, bevi un goccino d'acqua, ti rimetti al computer e l'errore è sotto i tuoi occhi. È proprio matematico. Quindi fate qualcos'altro oppure datevi un problema, quindi fate qualcos'altro che potete però risolvere rapidamente. Altra cosa importantissima per una che è una pigrona e procrastinatrice seriale come la sottoscritta. La creatività si esprime nel fare e questo secondo me è una cosa da tatuarsi. Perché qual è il problema spesso? È che siamo troppo cerebrali, quindi sminuzziamo con precisione chirurgica ogni cosa che vorremmo fare, trovandogli ovviamente sempre un ma, perché altrimenti non saremmo dei procrastinatori. Oppure architettiamo nella nostra testa progetti super innovativi, super già dettagliati, che hanno già proprio un inizio e una fine, che diventano talmente enormi e occupano talmente tanto la nostra testa da esaurirci completamente ancora prima di dire ok, mi alzo dal divano e lo faccio. Quindi il consiglio spassionato: a volte non c'è bisogno di progetti giganti, cioè non dovete creare la nuova Amazon, una cosa piccolina che vi riesca bene in un certo periodo di tempo. Finita quella, gli potete aggiungere un altro pezzettino. È come guardare un obiettivo gigantesco, no? E dire non ce la farò mai. Esempio pratico: devo perdere 10 kg. Se la penso in questa maniera non ce la farò mai, cioè perché 10 sono troppi, non ci riesco. Se però inizio a dirmi voglio perdere 1 chilo in un mese, è una cosa decisamente più semplice anche mentalmente da sopportare. Lo metti insieme e in realtà poi scopri che in 12 mesi non ne perdi nemmeno 10, ne perdi 12 se sei brava.
Quindi proprio cercate di rimpicciolire i sogni che avete in piccoli progetti che vi facciano venire voglia di farlo, non di dire oh mio Dio è talmente grande che non ce la farò mai. Un passettino dopo l'altro. Ho detto anche all'inglese fly down. Spero che finora sia tutto chiaro, vedo un po' di commenti, sì, ok. E lo diceva uno più figo decisamente della sottoscritta, ovvero Giorgio Gaber, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Quindi forse conviene, sì, belle le idee, però conviene anche mettersi sotto e realizzarle, renderle qualcosa di reale, di tangibile, che possa toccare con mano. Ecco. Altro punto, secondo me importantissimo e che tanti sottovalutano, è quello di ritrovare, oggi è la giornata dei big, proprio slide con solo big, ritrova il fanciullino che è in te. Questo lo diceva benissimo Pascoli. Nella sua Poetica del fanciullino sosteneva infatti che gli occhi del bambino scoprono nelle cose le somiglianze e le relazioni più ingegnose. Adattano il nome della cosa più grande alla più piccola e al contrario, rimpiccioliscono per poter vedere, ingrandiscono per poter ammirare, giungendo immediatamente, intuitivamente, quasi per suggestione, al cuore delle cose e al mistero che palpita segreto in ogni aspetto della vita. Quindi un'esortazione che io vi faccio è ogni tanto di dare ascolto, quindi rimanendo sulla questione dell'ascolto proprio, di guardare dentro di voi e dare ascolto al fanciullino che è in voi, che sembrerà che non ci sia, ma vi assicuro che c'è, è solo che davvero non lo ascoltate. E più in generale, una cosa che per esempio a me serve tantissimo per la mia creatività è ritornare alle cose proprio che mi piaceva fare da bambina. Banale? Sì. Funziona? Sì. E quindi va bene così. Una cosa per esempio che a me è sempre piaciuto fare fin da bambina è dipingere. Qualsiasi cosa, pennarelli, tempere, olio, tutto quello che riguarda prendere in mano un pennello, comunque pasticciare con i colori, per me è una figata. E quindi proprio ho ricominciato e vedo che poi quando mi metto lì a dipingere, non so come, ma mi vengono fuori delle idee che prima al computer non mi venivano. E quindi veramente io vi esorto un po' a riprendere quello che vi piaceva fare quando eravate più piccolini, senza smania di dover fare le cose fatte bene, perché qua in questo momento quello che voi vi dovete portare a casa è il gioco, perché il gioco stimola la creatività. Altra cosa importantissima se siamo dei creativi e che con la creatività ci lavoriamo, ovvero dedicatevi a un progetto personale. Perché questo? Io me ne sono accorta tardi, ma me ne sono accorta. Le nostre vite sono talmente piene dei progetti dei nostri clienti, perché che ci piaccia o no c'è da fatturare, che a volte ci dimentichiamo di noi, quindi ci dimentichiamo del nostro gusto, del nostro stile, di quello che ci piace. Portare avanti dei progetti personali invece è un ottimo modo per fare e dare libero sfogo alla nostra creatività. A volte dedicarsi a un progetto personale potrebbe farti rendere conto che in realtà tu hai semplicemente bisogno di nuovi stimoli. Quindi potrebbe essere che i progetti per i tuoi clienti, che stai seguendo per i tuoi clienti, non sono abbastanza stimolanti e quindi di conseguenza forse, consiglio, ci pensi su, potresti provare a fare un passettino al di fuori della tua comfort zone. Aggiungo anche che io non sono una di quelle che dice ah ma il successo, le cose fighe sono al di fuori della tua comfort zone. Non è vero, a volte invece
si è felici anche stando dentro nella propria comfort zone, alla faccia, però è anche vero che a volte se vogliamo fare quel passettino in avanti alla ricerca di qualcosa che ci stimoli di più come creativi, forse a volte davvero semplicemente il punto è che dobbiamo andare in cerca di progetti che stimolino sul serio la nostra creatività. E voi lo so già che mi direte, però io non è che posso scegliermi i clienti, oppure devo fatturare, lavoro già per i miei clienti, non ho tempo per dedicarmi pure ai progetti personali. D'accordo al 100%, però un foglio, una lista, un quadernino dove i progetti personali te li appunti e li fai un po' crescere senza andare di nuovo troppo nel dettaglio. Però se ti viene in mente un'idea che riguarda quel progetto personale che vorresti ideare, appuntatela, perché l'attività del freelance, io penso sia naturale, normale, ha sempre, come dire, dei saliscendi, quindi ci sono dei momenti veramente dove non riesci nemmeno a respirare per tutto il lavoro che hai. Ci sono altri momenti però dove veramente stai un attimo lì a rigirarti i pollici perché il lavoro non c'è per tutta una serie di motivi, oppure è in calo di nuovo per tutta una serie di motivi, e allora invece di perdere il nostro tempo sul divano a fare zapping su Netflix e guardare serie che non ci piacciono e non ci stimolano, riprendete in mano quel quadernino dei progetti personali e iniziate davvero a fare. Ecco, vedo che c'è un commento. Ciao Cri, ho ascoltato una coach che si occupa di clienti, un attimo che non riesco a leggere tutto. Ok. Ho ascoltato una coach che si occupa di atleti e a proposito della comfort zone suggeriva non tanto di uscire dalla comfort zone, ma di ampliarla, allargare la nostra zona di comfort. Ecco, anche questo è un punto di vista che è interessante. Ok, detto ciò, altro punto, fai qualcosa che non hai mai fatto usando un media che non conosci. Di nuovo ancora, l'obiettivo è giocare, è stimolare la creatività, coltivare la creatività, non è stressarsi perché vogliamo farlo in maniera perfetta al primo colpo. Quindi, esempio, sei un graphic designer e quindi sei abituato a lavorare con i tuoi occhi, prova a lavorare su un podcast, registra una puntata di un podcast. Oppure, sei un copywriter, quindi lavori con le parole, la prossima volta, prima di scrivere un articolo, butta giù una mood board però che deve essere cartacea, che implichi il lavoro manuale, quindi carta, cartoncini, riviste, quello che vi piace di più, forbici e colla. Dovete muovere le mani. Sei un social media manager? Invece di semplificare con un reel, approfondisci tramite un blog post. Premessa. Semplificare con un reel non vuol dire, come dire, sottostimare o svilire il reel. Anzi, per fare un reel fatto bene, io penso sia una cosa super complessa, infatti io non ne faccio, proprio perché serve un tale livello di semplificazione e astrazione che io, che invece sono abituata ad andare sempre in profondità ed essere logorroica, non ci riesco. Però potrebbe essere stimolante una volta ogni tanto, una volta aver semplificato con un reel in sparo 5 punti, quei 5 punti riprenderli in un blog post dove lì vai invece a raccontare tutto e approfondire il più che puoi. Altra cosa, altro esempio, sei un web designer e quindi di nuovo lavori molto con gli occhi, la prossima volta realizza un video in cui racconti un progetto. L'obiettivo qual è? Sperimentare con nuovi media, ma sperimentare anche con
altri sensi. Infatti il graphic designer che usa l'occhio con il podcast usa l'orecchio, il copy che usa le parole, insomma, e quindi più l'udito, diciamo, con la mood board usa gli occhi, il social media manager, no, in questo caso niente, il web designer di nuovo è abituato a cose statiche, al visivo, provare a fare un video lo stimola, diciamo, a vedere cose in movimento, diciamo, non so se mi sono spiegata. Però vi consiglio davvero di provare perché sembra una stupidata, però funziona. Cioè, a me è capitato proprio anni fa che ho avuto un bel calo creativo, c'è stato un periodo che proprio io ero arrivata addirittura a pensare di non amare più il mio lavoro, di odiarlo. Ho iniziato a fare altre cose, cose che mi sono sempre detta che io non avrei mai fatto, tipo fare un video su YouTube, cioè adesso faccio le dirette su YouTube, ciao proprio. E cosa si scopre? A volte si scopre, e secondo me è una cosa bellissima, che si cambia idea, quindi una convinzione che tu avevi su di te, proprio non farò mai video, non aprirò mai un canale YouTube, invece scopri che ti piace e poi si imparano anche cose nuove, perché comunque montare un video, montare un video, non è come scrivere un post, porta via tutt'altro tempo e implica anche la conoscenza di programmi che a me fino ad allora erano totalmente sconosciuti. Però di nuovo senza pretendere poi di diventare dei videomaker, oppure nemmeno altra cosa, nemmeno dirsi ah ho fatto un video da schifo. Chi se ne frega, cioè non siete degli youtuber, non fate gli youtuber di mestiere, fate i graphic designer, i web designer, non lo so. L'importante davvero è sperimentare, capire cosa ti piace e che cosa no. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Altra cosa è fondamentale, che sembra una stupidata, però invece funziona. Datti una scadenza. Spesso le cose non funzionano, la creatività non arriva perché rimugini troppo sul tuo lavoro. Questo porta a due cose: un calo vertiginoso della motivazione, presente, un aumento esponenziale della procrastinazione, di nuovo presente. Eppure la soluzione è davvero banale, facile, cioè quasi, sì, stupida. Datti un periodo di tempo e una scadenza, in modo tale da non perdere tempo a fare inutili cerchi nella sabbia mentali. Metterti un po' di pepe proprio lì, spesso è la soluzione banale a un calo di creatività. E vi dico un'altra cosa, se siete dei creativi, fatevi una domanda molto semplice. Hai portato a termine tutti i lavori che ti sono stati commissionati dai tuoi clienti? 9 volte su 10 la risposta è sì. Quell'uno può essere dovuto a cause che non riguardano la tua creatività. Ci sei sempre arrivato alla fine di un lavoro, l'hai sempre consegnato per tempo. Quindi non è una questione che non sei creativo, non hai più creatività, è questione che a volte procrastini, stai lì a pensarci e di nuovo non fai. Quindi datti una scadenza dove ti dici lo devo fare entro tot e vedi mo che lo fai. Magari non lo finisci, però insomma è pur sempre meglio che star lì e pensare a come fare le cose e non farle. Oltretutto vi dico che se siete ansiosi come me, io sono una persona molto ansiosa e mi sono resa conto che a me funziona benissimo per placare l'ansia proprio fare le cose. Perché se ho l'ansia continuo a pensarle, continuo a star lì, cioè non è dire vabbè mi metto sul divano e guardo Netflix e non ci penso più, non è vero. In background c'ho sempre la vocina che mi dice devi fare quella cosa ma non ti sta venendo perché. E quindi allora io cosa mi sono detta? Utilizzo l'ansia per farle le cose e quindi lascio sfogare
l'ansia non nella mia mente, ma facendole proprio le cose. E in questa maniera vedo che mi sembra di utilizzare in maniera proficua l'ansia, da dire va bene, ansia, mi vuoi far star male? Bene, allora io ti metto a lavorare, almeno arrivo alla fine del lavoro, fatturo e siamo tutti contenti. La uso in maniera furba, ecco. Lei vuole aggirare me, ma io aggiro lei. Non so se mi sono spiegata. Altro punto, colleziona ciò che ti piace. Non so se vi è mai capitato, ma a me è capitato che, insomma, tutte le persone creative che conosco davvero sono dei collezionisti seriali. E non parlo solo banalmente di board su Pinterest, ma proprio di gente che colleziona la qualunque, dai vinili, dai fumetti, dalla carta ai pennarelli o ai pennelli per fare la calligrafia, ai libri, ai timbri sul passaporto. Tutti hanno una loro collezione che amano mostrare o al contrario desiderano mantenere. Perché questo? Perché la musica, i fumetti, la carta, i pennarelli, i libri, i viaggi sono creatività, sono strumenti che muovono la nostra creatività. E quindi io penso che tornare a queste cose ci aiuti a essere creativi. Infatti, per esempio, per me la musica è un grandissimo volano della mia creatività, ma come anche banalmente andare per mostre o collezionare anche i cataloghi delle mostre, cioè mettermi lì e sfogliare i quadri, i libri dei quadri, io volo via. Proprio mi fa sentire, mi fa venire nuove idee. Quindi provate a vedere se c'è qualcosa che vi piace in particolare collezionare, ma che soprattutto vi rende creativi. E uso apposta non la parola ispirazione. Finito questo argomento, c'è la parte finale che riguarda il confronto con gli altri. Ma prima bevo un goccino d'acqua, intanto se avete domande scrivetele in chat. Allora, l'ultima parte riguarda il confronto con gli altri, perché io penso, ma molti non lo ammettono, ma secondo me non c'è nulla di male in realtà. Penso che le persone creative, non so questo se è un atteggiamento che è cresciuto con il crescere del nostro stare online, del nostro utilizzare i social media. A volte ho un po' la sensazione che sia così, ma non ne sono certa. Però io penso che molti creativi siano portati, siano spinti al confronto con gli altri, proprio a causa del nostro essere più online che offline. E quindi cos'è successo? È successo che negli ultimi 2 anni, a causa della pandemia ovviamente, siamo stati immersi prevalentemente in una cultura social che è stata molto poco cultura, io penso, e molto più social. Quindi c'è stato proprio questo vociare continuo, 24 ore su 24, ma molta difficoltà da parte di chiunque è di capire quali voci ascoltare. E questo ha portato o ha acuito il confronto con altri creativi, altri professionisti, portando a farci tutta una serie di ragionamenti e a sentirci soprattutto in un certo modo che 9 volte su 10 non è positivo. Quindi la domanda è perché noi come creativi arriviamo a confrontarci con gli altri? Per vari motivi. Perché traiamo informazioni sul cosa vogliamo o pensiamo di volere e sul dove vogliamo arrivare.
Perché, anche se duole dirlo, spesso la creatività ha a che fare con prolungati fogli bianchi, blocchi e soprattutto, grosso come una casa, paure. Perché molto spesso, per vari motivi, soffriamo di sindrome dell'impostore ed è molto più facile, veloce e comodo guardare all'erba più verde del vicino. Le parole che vi ho letto prima di Steve Jobs, quando dice se chiedi a un creativo come ha fatto quella cosa, lui si sente anche un po' in colpa, perché secondo lui non ha inventato nulla, ha messo insieme le sue esperienze e le ha sintetizzate in un nuovo prodotto, in un nuovo servizio. Ed è da qui, secondo me, purtroppo, che nasce poi la sindrome dell'impostore di cui soffrono 9 creativi su 10. E quindi la sindrome dell'impostore cosa ci fa dire? La mia idea non è abbastanza creativa, non sono abbastanza all'altezza, non sono abbastanza, non lo so, conosciuta, famosa, non fatturo abbastanza, metteteci tutto quello che volete, quindi rifiutate la vostra creatività e vi portate al confronto degli altri, quindi iniziate a guardare online gli altri e dire ah ma questo è più bravo di me, più famoso di me, fattura più di me, ed è la morte, adesso ci arrivo. Il punto è che sui social o in genere online non si vede mai o non completamente comunque tutto il percorso che le persone compiono, intraprendono, tutte le domande che si sono poste, le risposte che si sono date, le azioni che hanno messo in campo per arrivare a quell'ultimo risultato che noi vediamo in una foto di Instagram, in un servizio che avremmo voluto inventare noi, in un progetto che avremmo voluto ideare noi. Ma il punto qual è? Che basterebbe chiedersi, ed è di una banalità che una volta capita è disarmante, che cos'è per te davvero il successo? 9 volte su 10 capisci che probabilmente non te ne frega niente né di fare più soldi né di essere famosa, ma solo capisci che l'unica cosa che vuoi davvero è essere felice. E la felicità che vuoi non è quella di qualcun altro, di un'altra persona, la felicità che appartiene alla persona con cui ti confronti, ma è una felicità che vuoi essere tu a decidere com'è, perché riguarda te, riguarda la tua vita e le persone che ti circondano, nel personale e nel professionale. E secondo me è qua tutto il senso, ragazzi, di questa diretta, è capire cosa vi rende felici nella vita. Perché però può diventare un problema il confronto con gli altri? Perché è deleterio in tutti i modi possibili. Confrontarsi con gli altri è nemico dell'autenticità e della morte della creatività. Se c'è un modo per fare autogol e perdere la partita come creativi, questo secondo me è assolutamente uno di quelli. Oltretutto è dannoso per lo sviluppo del nostro stile creativo, tone of voice, altrimenti chiamatelo, ed è il principale antagonista della nostra felicità. Quindi chiudo con 5 consigli molto sofferti per bloccare, perché cioè, è storia vera, le ho fatte tutte, le ho passate tutte e adesso provo a buttare fuori qualche consiglio da regalare al mondo, io spero. Quindi 5 consigli sofferti per bloccare il confronto con gli altri, ma anche, a un doppio titolo, la vita è troppo breve per... Fai cose belle, si dice sempre, no? Si dice spesso. E a me ha sempre mancato qualcosa. Quindi fai cose belle, ma circondati di persone in grado di capirlo e viceversa. Ovvero, circondati di persone che diano valore al tuo lavoro, non alle tue credenziali. A quanto sei figo sui social, a quanti follower hai, a quanto sembra che tu stia fatturando, a quanto sei famoso. Allo stesso modo, però, importante, impara a celebrare genuinamente
le persone intorno a te. Lasciatevi ispirare, ascoltatevi l'un l'altro. La vita è troppo breve per circondarvi di persone incapaci di riconoscere il vostro lavoro. Punto 2. Testa bassa e lavorare sul tuo stile creativo, comunque sul tuo tone of voice o sulla ricerca della tua autenticità. Perdiamo troppo tempo a guardare e giudicare quello che fa quella o quell'altro, quando potremmo investire il nostro tempo molto più proficuamente nel definire il nostro gusto o nella crescita del nostro stile creativo. Ovvero, la vita è troppo breve per essere delle copie sbiadite di altri. Io ci ho fatto anche un post un paio di anni fa sul plagio online e sul proprio anche modo di essere online, di stare online, di comunicare la propria attività online, e magari lo potete trovare sul sito, sul mio sito, basta cercare plagio e vi viene fuori. Punto numero 3. Pratica la gratitudine. Lo so, sembra una cosa molto new age, non da me, ma ci arrivo. Perché 9 volte su 10, amici, è solo una fottuta paura. Paura di non essere all'altezza di un cliente importante, magari voi siete piccolini e questi hanno un nome allucinante. A me è capitato migliaia di volte. Io mi ricordo quando ho aperto partita IVA che dopo 6 mesi mi ha chiamato la NABA chiedendomi di fare di essere docente di web design per un loro corso. Io la NABA non me la sono mai potuta permettere da giovane, quindi che mi chiamassero dopo 6 mesi a fare la docente, vi dico solo lì, vi lascio intuire il livello d'ansia, ecco, e proprio la sensazione di non essere all'altezza, ansia di non avere idee abbastanza forti, terrore di un foglio bianco che va riempito entro le 14. Il confronto non è mai la soluzione, anzi, è aumentare il carico dei tuoi timori. Avere paura, ricordatevelo sempre che è umano, ma se ti guardi indietro puoi vedere da dove sei partita. Quindi dai, insomma, cioè anche un po' più di oggettività a volte. E quindi la vita è troppo breve per non riconoscersi ogni tanto un grazie a me, anche perché a volte grazie non arriva dall'esterno, quindi è ora che iniziate a dirvelo un po' da soli e secondo me fa sempre bene. Quarto punto: se i social ti fanno stare male, amici, mollateli sti social. Esiste da qualche parte un libro dove sta scritto che è obbligatorio stare su tutti i social network? Se esiste, bruciatelo. I social network sono reti sociali. Questo vuol dire che sono fatti per tessere relazioni. Se non fa per voi, se non ci avete cazzi, se non ci avete voglia, lasciateli da parte. Non è obbligatorio fare i proclami, mollo Instagram, mi cancello da Facebook, come fanno magari in tanti. Magari può essere solo un momento passeggero. Può succedere che online ci siano determinati account che vi triggerano, vi solleticano ma in maniera negativa determinate reazioni. A volte può essere anche una questione di cercare le persone giuste da seguire, però insomma, al di là di tutte queste elucubrazioni, fidatevi che stare sui social network, se non ne avete voglia, si vede, ma si vede a bomba. Quindi prendetevi un momento per voi, statevene in disparte, anche perché chi davvero tiene a voi vi rispetterà. Cioè capita spesso di beccare gente che sostiene che bisogna essere costanti sui social network perché altrimenti la gente si dimentica di voi. Io dico, ammazza, cioè se è gente che si dimentica di me, forse non era la gente giusta che volevo a fianco a me. Io voglio circondarmi di persone a cui dico, raga, lascia un attimo Instagram perché mi piglia male, tipo in questi giorni. Ecco,
Dall'altra parte mi aspetto non qualcuno che toglie il follow, ma che mi dice non ti preoccupare, ti capisco, sono qua ad aspettarti. Oppure mi dispiace, c'è qualche altro modo per rimanere in contatto al di fuori di Instagram? Questa per me è relazione, non è il numero di follower. Quindi la vita è troppo breve per farsi le pare sulle vite perfette o presunti tali degli altri. Ultimo punto, abbi dei segreti. Fai ciò che ti fa stare bene. È visitare una mostra oppure dipingere un quadro ad olio? È suonare uno strumento musicale? Qualsiasi cosa sia, falla. Falla male, falla in maniera disordinata, l'importante è che ti diverta. E poi vai oltre, tenendola per te. Perché? Perché in questo modo non sarai esposta al pensiero del appena posto questa cosa, di cosa diranno di me, come commenteranno, come mi giudicheranno. Fare qualcosa solo per te ti espone invece a un unico giudizio, il tuo. Quindi la vita è troppo breve per lasciare che siano gli altri a giudicarti. Ho finito. Allora, ciao la tipa della grafica. Mi dispiace che sei arrivata in ritardo, però non ti preoccupare perché la puoi beccare quando finiamo. Scrivi, ma dove trovare queste persone? Non so a chi, non so quando l'hai scritto, quindi non so cosa ti stavi riferendo. Poi leggo di persone che soffrono Luigi Mauriello, la sindrome dell'impostore presente, ma cioè vivi sereno, è una cosa che cioè, ci passiamo tutti, capita a tutti. Oltretutto io dopo aver passato trascorso anni a pigliarmi male perché mi confrontavo troppo con gli altri ed esserne finalmente uscita, ora ho scoperto per esempio che mi dà molto più da fare il giudizio che do di me stessa. Quindi la vocina interiore mi fa più male di guardare quello che fanno gli altri. E secondo me anche questo un po' ha a che fare con la sindrome dell'impostore. Non pensare mai di essere all'altezza di nulla, oppure sì, dai, questo progetto è andato bene, i clienti si complimentano con te, ti dicono cioè, che hai fatto proprio bene il tuo lavoro, no? E io 9 volte su 10 nella mia testa ma io, cioè, non è che ho fatto chissà che in realtà. Proprio io sono abituata a rimpicciolire tutto quello che faccio, ma penso a volte che sia un po' forse un atteggiamento tipico degli introversi, che sono molto abituati a guardarsi dentro piuttosto che a guardare fuori e che abbia molto a che fare proprio con ehm, l'interiorizzare troppo, cioè a volte le cose le si guarda troppo da dentro, non ci si confronta con gli altri, quando basterebbe proprio mettersi le ali alle spalle, salire, salire, salire e guardarsi dall'alto per vedere il percorso che si è fatto e per dire, sai che però in realtà te le sei proprio meritate tutte le cose che hai ottenuto nella vita, perché ci hai lavorato, non è che sei stato ferma in un angolo, hai preso il coraggio di fare un percorso che non ti è stato dettato dagli altri, quando ci sono stati dei bivi hai scelto sinistra piuttosto che destra e non ti sei mai guardata indietro. Quindi a volte ditevele ste cose, ragazzi, però, ditevele. Avete domande? Vedo che non ci sono domande, vi ho seccato? Vi ho annoiato? Non lo so, non so se state macchinando su tutte le parole che vi ho detto. La tipa della grafica, io sono molto estroversa, ma soffriamo degli stessi disordini mentali, sempre qui per te. Ma secondo me davvero sono tutte cose che hanno a che fare con l'essere creativi o comunque anche con l'essere dei designer e poi con il vivere comunque forse, quantomeno la propria attività è più online che offline. A me per forza di cose negli ultimi anni con la pandemia ho fatto di più online, ho comunicato molto più online
che offline, perché non c'era modo di fare networking, andare agli eventi, conoscere persone. E quindi anche questo atteggiamento al guardare sempre chi fa Pinco Pallo non è una cosa sana. Ehm, che altro? Basta. Se avete domande vi rispondo se riesco. Altrimenti la chiudiamo qua perché, come al solito, io ci sono puntuale come un orologio svizzero alle 16. Murdoch, ciao Marco, un ottimo argomento, oddio ti ho perso, un ottimo argomento da affrontare e degli ottimi spunti. Grazie. Cri, mi piace molto l'idea di fare cose diverse e usare sensi diversi da quelli che generalmente impegniamo, ma dipingere resta uno scoglio. Però ogni tanto colori i libri da colorare. Ecco, allora, anche qua, te lo dico perché mi è capitato anche a me, ovvero voglio ricominciare a dipingere ad olio, ma non da ora. Ho comprato tutto il materiale penso da 2 anni. Ho anche preparato già la mia tela, che non è una tela perché io dipingo su legno in realtà. Quindi dagli la mano di gesso, varie mani di gesso, uso come si dice, la carta, quella, non mi viene il termine, insomma vabbè, dagli il colore bianco, il colore grigino, marroncino, dipende dal soggetto per dare una prima mano di colore. Cosa disegno ora? Cosa dipingo? E da lì io ho preso tutto e ho messo via tutto. Perché? Perché io non ho mai dipinto o raramente un dipinto mio, che venga da me, perché sono sempre stata abituata, anche quando studiavo restauro, che ci hanno insegnato tutte le tecniche pittoriche, a copiare. Quindi ho sempre copiato da tutti gli altri artisti. Però cosa c'è a una certa che mi sono detta, ma senti, ma io non voglio fare un quadro che sia mio, a me piace dipingere, quindi non mi interessa esprimere qualcosa di me, oppure star lì a fare il disegno, perché a me piace dipingere, per me la figata, la cosa proprio che mi smuove, che mi fa venire voglia di fare, è fare la sfumatura più bella del mondo, quindi usare il colore, mescolare il colore. E quindi se a te, Cri, ti piace colorare, ti piacciono i libri da colorare e questo ti fa sentire, ti smuove la creatività, va bene così, anche perché, ripeto, non è roba che poi dovete postare sui social per farvi dire ah che brava il quadro che hai fatto, è una cosa che deve rimanere a voi, cioè tenetevelo qualche segreto ogni tanto, non è male. Quindi, cioè, davvero, criscialla. La tipa della grafica. Il fatto è che mi viene naturale quello che faccio, quindi quando mi fanno i complimenti penso sempre, ok, ma sono solo io. Lo so, cioè ti capisco perché magari lo fai anche da tanto, ti viene naturale, e ti sembra, come ha detto Steve Jobs, non so se mi sa che non sei arrivata quando dicevo di Steve Jobs, che dice che, diceva che insomma i creativi se gli chiedi come hanno fatto una cosa si sentono anche un po' in colpa perché non è che si sono inventati niente, hanno visto una cosa qui, ne hanno vista un'altra là, ne hanno sentita un'altra e hanno preso quindi tutte le loro esperienze sintetizzandole in qualcosa. Io penso che questa definizione di creatività sia molto bella perché ha proprio a che fare con il muscolo da allenare che vi dicevo all'inizio, cioè non è una roba che riguarda il talento, che ci nasci e ce l'hai oppure t'attacchi, è una cosa che tutti possiamo sviluppare. Cioè voi provate a fare un disegno a matita e voi mi direte, ah ma io non riesco nemmeno a tenerla in mano la matita. Va bene, sono d'accordo, anch'io non riesco più a tenere in mano un pennello come facevo 15 anni fa quando studiavo restauro, ma poi a forza di esercizio e di continuo provarci si sviluppa e la creatività è la stessa identica cosa. Io di questo sono assolutamente convinta. Sara Rossi, hai dato ottimi spunti per cui non mi vengono domande, anzi grazie mille, grazie a te per avermi seguito. Detto ciò, amici, vedo che non ci sono altre domande, quindi io starei qua ora a parlare con voi, ma è inutile anche che vi tenga qua per niente.
Quindi vi ringrazio per avermi ascoltato, perché questo è stato proprio quasi una seduta di psicologia per me, proprio buttiamo fuori quello che abbiamo dentro da anni. Spero, come vi dicevo all'inizio della diretta, che le mie parole vi abbiano fatto pensare o dire dentro di voi: oh, mi sento proprio così, ma allora non sono sola. Se così non è stato, se qualcosa di quello che vi ho detto invece vi ha risuonato diversamente, non siete d'accordo, vi invito a trovare le vostre risposte, perché ovviamente non è detto che si debba essere d'accordo con tutto quello che gli altri dicono. Un bacione, grazie di tutto e ci si briscola come al solito tra un mese, l'ultimo venerdì del mese, sempre alle 15 e sempre qui sul mio canale YouTube. Tema della prossima diretta non ne ho idea, come al solito, però insomma se leggete la mia newsletter o se mi seguite su Instagram, le idee poi il tema diciamo arriverà. Un bacione a tutti e grazie, è sempre un piacere. Ciao!